Eccoci qua. Ciao, sono Panda Baffuto e se siete nuovi sono una ragazza che studia graphic design all'università e mi piace molto disegnare e oggi iniziamo una nuova serie chiamata molto originalmente e nome mai pensato da nessun altro, Sketchbook Tour. E in cosa consiste questa serie? Beh, molto semplicemente vi farò fare un giro, un tour dei miei sketchbook, a parte che i primi video saranno probabilmente chiamati Sketchbook Tour, perché come per ogni altra persona, immagino, vedere le cose che uno faceva quando aveva 12 anni è tipo imbarazzante perché ovviamente tutti a 12 anni siamo dei ragazzini imbarazzanti, quindi. Però penso sarà interessante perché non voglio solo farvi vedere quello che disegnavo, ma anche parlarvi un po' di com'era la vita di un dodicenne nel 2011. Beh, iniziamo subito. Cos'è questo mamozzo osceno? Beh, io non ero neanche abbastanza intelligente da avere uno sketchbook all'inizio, quindi disegnavo tutti su dei fogli a casaccio che poi a posteriori ho dovuto raccogliere insieme per non perdermi troppo. E anzi, se voi vedete, qui ci sono delle date, ma l'ho tipo messe l'altro ieri perché ho riaperto le cartelline e cercato di mettere delle date che sono ovviamente completamente approssimative. Ma iniziamo con le prime due cartelline che le ho datate 2011-2012 perché sono circa di quel periodo. Questo vuol dire che avevo tipo 12-13 anni e... oh mio Dio, iniziamo. Allora, è così difficile guardare questi disegni, vi giuro, mi sale il cringe soltanto a pensare all'epoca in cui li vedevo. Infatti, cioè alla fine è molto interessante scoprire la mia vita tramite i disegni perché alla fine... perché fare Draw My Life quando ho già disegnato la mia vita per tutta la mia vita? Quindi, beh, iniziamo. Vi annuncio che in questa cartellina ci sono solo disegni tracciati, un'intera cartellina con solo disegni ricalcati da qualche parte. Ora, disegno numero 1. Già da qui possiamo capire qualcosa sulla mia vita. Ovvero che mi sentivo speciale, perché tutti quanti alle medie credono di essere unici e speciali, non come tutti gli altri. Quindi io perché mi sentivo unica e speciale? Beh, non mi truccavo, non facevo tutte quelle cose da ragazza che poi ora non mi dispiacciono per nulla, ma soprattutto non sentivo le band che sentivano tutti gli altri, no, io ero alternativa, io sentivo i System of a Down, non come tutti gli altri ragazzini alternativi dell'epoca. Peraltro questa cosa è veramente oscena, si commenta da sola questa faccia. E poi cos'altro mi piaceva? Gli anime. E quindi qui vediamo un insieme di disegni tutti tracciati, però almeno ho fatto lo sforzo di metterli insieme in maniera carina, visto che, come vedrete fra poco, non ero neanche in grado di ricalcare i disegni recentemente. Ora, questi sono tipo tutti dei disegni che mi ricordo che erano sulla mia porta. E come dice il detto, dimmi cosa hai attaccato sulla tua porta e ti dirò chi sei, soprattutto se hai 13 anni. Quindi cosa vediamo? Un disegno bruttissimo di Luna Lovegood. Questo di sicuro tracciato, poi è colorato proprio con i piedi, non so se quanto lo vedete bene, ma la colorazione è veramente oscena. Anche perché io neanche posso dire di essere una di quelle persone che tipo appena è uscita dall'utero di propria madre ha iniziato a disegnare. No, io ho iniziato a disegnare dopo aver iniziato a vedere gli anime, quindi in terza media. E quindi neanche puoi dire, vabbè, vi faccio vedere pure i disegni più vecchi. No, questi sono letteralmente i primi disegni che ho tenuto, ed essendo i primi disegni, cioè si vede proprio manco sapevo colorare. Cioè mi manca proprio poco che vado fuori dalle linee come all'asilo. Ecco qui altri disegni tracciati che erano sulla mia porta, questa volta di Death Note, perché quando ero alle medie il primo anime che ho visto, che non so perché è una cosa che hanno in comune molte persone che vedono gli anime, è Death Note, perché i miei amici lo stavano vedendo, hanno detto veditelo, e da lì in poi è stato l'inizio della fine. Perché dopo aver iniziato a vedere gli anime, per qualche motivo non mi sono fermata agli anime normali, ma ho iniziato a vedere lo yaoi, quindi anime gay, quindi cose di cui non parliamo più. Oh, qui c'è anche Tom Riddle, perché ovviamente tutti i personaggi devono essere sexy, quindi Tom Riddle sexy. Di nuovo cose attaccate sulla mia porta, nuove cose di Harry Potter, perché cosa mi piaceva alle medie? Soprattutto gli anime e Harry Potter, perché effettivamente di Harry Potter posso dire che è una di quelle cose che mi è piaciuta per tutta la vita, perché letteralmente lo seguo da quando ero all'asilo.
Però ovviamente questa passione per disegnare si è ampliata in questo modo. Questo è veramente così brutto che è meglio che non lo metto sullo schermo per troppo tempo. E poi insomma altri disegni che c'erano sulla mia porta, non so neanche da dove l'ho ricalcati. Anche questa era sulla mia porta, sempre di Harry Potter e sempre ricalcato, sempre colorato malissimo. Che poi ora c'è tipo questa cosa cattivissima contro i fogli a righe, cioè se tu su internet pubblichi un disegno che sono fogli a righe, puoi essere sicuro che arriverà qualcuno a sgridarti. Ma ovviamente poi quando c'hai 12 anni, che te ne frega dei fogli a righe? Io facevo tutto così a casaccio, cioè già il disegno è brutto perché non è che col foglio a righe lo peggioro così tanto. Qua abbiamo un esempio di cose oscene perché questi due disegni sono imbarazzanti. Cioè io cosa ho fatto? Ho ricalcato un disegno di Death Note e poi l'ho fatto versione Promessi Sposi per scuola. Ma perché? Ma chi mi lasciava fare queste cose? Dove erano i miei genitori? Non mi fermavano? E qui iniziamo qualcosa di veramente trash, perché è l'insieme dei disegni gay. Perché ovviamente tracciavo anche quelli. Ho iniziato a vedere lo yaoi, ho iniziato a vedere Sekai Tsukoi, Junjo Romantica, che erano gli anime yaoi più famosi in quel momento. E ovviamente cosa facevo? Fermavo la scena che mi interessava, mettevo il foglio bello bello sullo schermo del computer e ricalcavo. E neanche ricalcavo bene. Qui per esempio si può vedere benissimo il modo in cui ricalcavo. Cioè, vedete, c'è questa parte non ho finito di ricalcare. Cioè, è tutto tremolante da questo lato, poi dopo che avevo lasciato lo coso in verticale, lo ricalcavo meglio. Quindi proprio l'apoteosi di come si ricalcano i disegni. Faccio un tutorial su come ricalcare i disegni, che poi sinceramente a cosa serve ricalcare i disegni? A nulla, cioè... Cosa sono migliorata da ricalcare i disegni? Però ovviamente io non è che me ne rendevo conto che non serviva a nulla ricalcare i disegni. E ovviamente ci sono una marea di disegni che sono autoritratti, però quello che succedeva cos'era? Io ricalcavo la faccia da qualche anime, lo ricalcavo da qualche manga, comunque lo ricopiavo, però il mio problema è che io vedevo solo anime e manga, o comunque fan art di anime e manga, e negli anime praticamente hanno tutti delle pettinature che non hanno senso. E io ogni volta per cercare di fare i miei capelli facevo delle oscenità, tipo questi boccoli orribili. Qui i capelli sono venuti, oddio, sembrano alghe, raga. Infatti, cioè, se voi avete problemi a disegnare i capelli, il mio consiglio è smettete di guardare gli anime, perché non so perché negli anime li fanno tutti a cazzo di cane e nessuno ha quei capelli. Basta che andate un po' più in là a vedere dei... Non è che deve essere così realistico, però ha già i cartoni animati, hanno i capelli più realistici. Altre cose ricalcate e colorate male. Vedete pure qui. Cosa ricalcata, poi aggiungevo la roba mia, che ovviamente non era completamente in grado di fare. Questi per esempio ricalcati proprio pari pari. Tutti ricalcati questi, oppure ricopiati. Ricalcato, 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 ricalcato. Veramente. Per esempio pure questi... Cioè non penso siano proprio ricalcati dallo schermo, ma sono proprio ricopiati male, si vede che sono ricopiati male perché tutta l'anatomia è fottuta. Per fortuna a un certo punto ho smesso di copiare male le cose. Pure questo, no? Ho copiato male, sempre a storia, capelli, che cazzo sono sti capelli? Che sono questi? Oh mio Dio, mi sto facendo male per insultarmi. Qui pure ricalcati da Tokidoki perché andava di moda nel 2012. E anche qui ricalcati. Oddio, perché ero questa ragazzina cringe che ricalcava i disegni? Tutti i disegni ricalcati di Kuroshitsuji. Ma che è? Ma perché? Ma ora passiamo ai disegni che non erano ricalcati. Eccoci, cartellina numero 2. E da qui possiamo vedere cosa succedeva quando i disegni non li copiavo o li ricalcavo. Mi sarebbe piaciuto poter mettere i disegni proprio in ordine cronologico per vedere come mi sono evoluta completamente, sia a disegnare che anche a ricalcare, perché ci sono dei disegni ricalcati molto peggio di altri e mi fanno dire wow, non eri capace neanche a quello, però purtroppo non avevo uno sketchbook in ordine perché ero proprio una ragazzina intelligente. Infatti raga, mettete in ordine i vostri sketchbook, segnatevi le date perché un giorno fra 2 anni vorrete sapere come disegnavate fra due anni fa. Ora, io mi ricordo benissimo quando ho fatto questo disegno, cioè ce l'ho proprio in mente e ero contentissima. Questo, se non sapete, è una cosa di Harry Potter, tipo quando Piton e Lily erano piccoli. E una cosa molto interessante è che quando non sai disegnare è più facile che te ne fotti della comfort zone. Se volete il mio video sulla comfort zone,
apparirà qui da qualche parte. Ma infatti, cioè, tipo, come voi sapete benissimo, io sono una pippa con gli sfondi, ma qui che non sapevo disegnare, ho fatto un intero sfondo. È interessante questa cosa, cioè, più non sai le cose, più le fai perché non ti frega di quanto non sai farle. Qui, meglio non parlarne. Vedete pure qua, disegni a figura intera, che poi magari nei 2 anni successivi non ho mai fatto figure intere perché ho realizzato che non sapevo farle, mentre qui, pure se il disegno faceva veramente schifo, dai, figura intera. Oh, qui abbiamo Slenderman che cavalca Nyan Cat e se siete vissuti nel 2012 sapete che Slenderman e Nyan Cat erano le cose più popolari in quel momento. Le creepypasta, madonna, quante creepypasta avrò letto e sentito nella mia vita. E poi bello che ci credevo pure, avevo paura di Slenderman, seriamente. Anche quando andavo in primo liceo, quindi pensavi, forse una ragazzina un po' più intelligente, e invece no. Questo pure è un disegno veramente brutto, madonna. Perché alla fine, perché i ragazzini ricalcano i disegni? Perché altrimenti viene fuori questo. Guardate quanto è brutta, questa Hermione Granger, voi ve la sognerete stanotte. Verrà a trovare nella vostra paralisi del sonno. E poi insomma altre cose brutte che veramente mi fa male solo a guardarle perché si vede proprio che non ero in grado di fare nulla. Pure anche questa bellissima illustrazione del sushi che probabilmente non avevo neanche ancora mangiato perché la prima volta che ho mangiato il sushi era tipo in terza media, mi sentivo anche molta alternativa. Vi ricordate quando non c'erano tutti che andavano al sushi tutti i giorni e vi sentivate alternativi? Ecco. Oddio, poi un'altra cosa che mi piaceva My Little Pony, ma perché? E questo non so che personaggio sia, ma versione pony con la coda da volpe, per qualche motivo. Qui che c'è scritto? Morta e senza idee. Elena, c'avevi 12 anni, come facevi a essere già morta e senza idee? Ce n'hai 20 e sei ancora morta e invece ti sono venute le idee. Brava Elena. Cose veramente brutte. Qui in cui avevo più o meno capito come disegnare le facce, quindi le disegnavo tutte uguali. Questo per esempio, se vedete, cioè è tipo qualcosa che si vede che è copiato male, cioè ho tipo copiato la posizione da qualche parte male, però almeno ci avevo provato, ragazzi. Pure qua stessa cosa, penso di averla copiata ma è venuta così male. Guarda queste braccine, pare un ragno, poveretta. E tutti OC di cui veramente non ho ricordi se non che non sapevo disegnare. Oddio questa. Questo si vede tanto, cioè non so se si vede perché ora mi ricordo cos'è, ma è un OC di Naruto, un original character e c'è, guardate l'anatomia. C'ha la faccia, cioè vedi, se sapevo già un pochino disegnare la faccia, che non è oscena, devo dire. Poi il corpo, che cos'è questo corpo? Anzi, ora c'è, sai che cosa? Visto che questo corpo è così osceno, qui a fianco vi metterò un corpo umano vero ma con queste proporzioni. Ta-da! Già, è osceno, sì, è osceno, è osceno. Altre cose di Harry Potter. Qui anche sono tipo, cioè penso di averle copiate sempre ma da libri di anatomia anime, cioè avete presente quei libri che ti insegnano a disegnare anime? Ecco, queste sono queste cose di quel genere, ma si vedeva che non avevo capito niente di anatomia. Anche perché c'è, guardate questa cosa, non so se si vede bene, ma io avevo letto che doveva essere alto 8 o 7 teste. Che faccio? Divido il foglio in 7 e poi però non lo metto sulle 7 teste, ma allora sei rincoglionita, Elena. Poi mamma mia, io una cosa che odio di quando ti insegnano anatomia è che tipo il bacino sta al centro, ed è vero, ok, è vero in anatomia, ma a me piacciono le gambe lunghe adesso, e se rivedo questi mi paiono tutti che hanno tipo il busto lunghissimo e le gambe cortissime. Qui qualche disegnino non degno di nota. Oh, qui veramente siamo all'apoteosi. Cosa sono questi 3 disegni? Cosa non sono? Io leggevo delle fanfiction veramente trash. Molto trash. Fra cui una fanfiction sui Muse, dove tipo, non so se avete presente i Muse, ma c'erano il cantante e il batterista che erano gay, fra di loro, facevano i gay, e però erano anche tipo un angelo e un diavolo. Mamma mia. Imbarazzante. Anzi, dovrei pure andarla a ritrovare quella fanfiction. Spero veramente che l'autrice non l'abbia eliminata perché, cioè io tipo non
Posso fare questa cosa sui miei disegni, di andarli a rivedere, ma non posso farlo sulle mie fanfiction perché tipo 2 mesi dopo capivo che facevano schifo e le eliminavo. Invece magari questa non l'ha mai eliminata, potrei andarmi a fare un tuffo nel passato. Aspetta ragazzi, beh, questa è Elena del futuro che vi parla, che sta editando il video e ho pensato, perché non cercare effettivamente questa fanfiction fantastica che mi leggevo a 14 anni? Perché alla fine vi sto già facendo vedere tutta questa robaccia, perché non farvi proprio sapere l'esperienza di come era la mia vita nel 2012? E grazie al cielo l'ho trovata perché l'autrice non l'ha mai eliminata da EFP e ti stimo autrice perché tipo le uniche 3 volte che ho pubblicato qualcosa su EFP nel giro di 2 mesi l'avevo eliminata perché già mi vergognavo di quello che c'era. Quindi ora ve ne leggo un pezzettino giusto per sapere quanto è bella. E vi lascio anche delle immagini sullo schermo così potete proprio liberare l'immaginazione e catalizzare il cringe che state per ascoltare. Ma andiamo. Celato alla vista di tutti, Dominic plana sulla terra, nel luogo concordato. È lì che vive il protetto. Forse non è celato proprio alla vista di tutti. Sei in ritardo, io sono già qui da 3 secondi, esclama una voce alle sue spalle con un tono di denigrazione. Sussultando, Dominic si gira, affrontando lo sguardo del suo rivale. È un diavolo che di certo non brilla per sobrietà, a partire dalle sue scintillanti corna glitterate, rosse come la giacca che indossa, lunga fino al ginocchio, aperta e svolazzante, che lo avvolge come un mantello. Più che dai suoi vestiti, la totale attenzione di Dominic è catalizzata dai suoi occhi, accentuati dall'eyeliner nero che li impreziosisce. Dominic è stato infinite volte in tutti gli angoli di ognuno dei 7 cieli del paradiso, eppure una tale gradazione di azzurro non crede di averla mai vista. Da parte sua anche Matthew è intento ad analizzare minuziosamente il suo nemico, dall'oro che adorna la sua aureola luminosa e i suoi biondi capelli, ai rubini sulle sue labbra piene. Hanno l'aria di essere così morbide. Ma che accidenti sto pensando? Si rimprovera, continuando ad osservarlo. Anche Matthew è rapito dal colore degli occhi del suo nemico. È il colore delle tempeste di sabbia, dei maremoti, dei ghiacciai che si sciolgono, delle slavine che scendono impetuosamente dalle montagne, e tutto questo lo scuote dentro come un terremoto. E a Matthew tutti questi fenomeni catastrofici piacciono parecchio. Ok, questo era quello che volevo leggervi. Spero che questo vi abbia catapultato dritti nel 2012, ma ora continuiamo con il video. Poi abbiamo un bellissimo gender band dei miei amici, quindi i miei amici però con le tettone, praticamente. Anzi, questo mio amico è del primo liceo, quindi vuol dire che neanche avevo almeno 14 anni, ma che imbarazzo, ragazzi. Madonna, ma perché? Per oggi finisco qui. Questi erano i miei disegni nel 2012 e spero che ora vedendoli abbiate una più alta considerazione dei vostri disegni, perché è stato veramente difficile andare avanti. Ora, quando potrò, andrò avanti con i disegni del 2013 e non so quanto sarà piacevole anche lì. Quanto ci metteremo ad arrivare agli sketchbook recenti? Mi fa già male il cuore a pensare ai prossimi disegni. Almeno qui potevo dire, non sapevo disegnare, ho ricalcato tutto, ma poi le cose non fanno che peggiorare. Come sempre, se non vi siete spaventati troppo vedendo questi disegni, potete vedere i miei disegni decenti sul mio Instagram, che è @pandabaffuto. Ma per oggi è tutto qui, ci vediamo al prossimo video.